Buongiorno a tutti, oggi ci facciamo una guidata assieme per discutere un po', diciamo, di qualcosina che mi piacerebbe affrontare senza ovviamente nessun tipo di, come dire, di arroganza o di saccenza, perché comunque mi piace, così come già vi ho detto in altri video, portarvi la mia esperienza, perché io di base non ne so molto e la guida elettrica è una nuova esperienza per me. La macchina elettrica ce l'ho da novembre del 2024, quindi sono 3 mesi, ci ho fatto 4.000 km. Qualcosina ovviamente la conosco e quindi posso comunque parlare sia un po' dell'auto che un po' dell'esperienza elettrica in generale. Però non voglio assolutamente dire che ciò che io dico è giusto a prescindere, anzi, di base vorrei che fosse chiaro che ciò che io dico è giusto per me, per la mia esigenza, per i miei bisogni. E infatti quello che io dico sempre anche ai miei amici o ai miei parenti quando parliamo dell'auto elettrica intendo, è che secondo me è una cosa che bisogna cucirsi un po' addosso, se ce ne fosse bisogno. Perché io per esempio ho comprato l'auto elettrica come seconda auto, come prima auto, e per prima intendo semplicemente come altra auto, ho una Lancia Delta 1600 diesel che amo profondamente. Però essendo un appassionato di tecnologia, di innovazione, seguo da tempo tutti gli altri youtuber che parlano di guida elettrica, la cosa mi ha appassionato, e quindi nel momento in cui ho avuto bisogno di comprare una seconda auto, essendosi trovato oltretutto nello stesso periodo in cui c'è stato l'eco-incentivo a giugno del 2024 e avendo io una rottamazione a disposizione, mi sono fatto due conti e ho detto: la macchina, la Delta ce l'ho, quindi in caso di viaggi lunghi, se ho il dubbio, se ho l'ansia, se la batteria della C3 è piccola, sto tranquillo, perché tanto ho l'altra. I miei chilometri, o meglio, il mio bisogno, il mio chilometraggio, la mia percorrenza è al 90, non voglio dire 99, ma 97, 95% in paese, che è il, tra virgolette, l'habitat ideale per l'auto elettrica in generale, e soprattutto per auto elettriche più leggere con batterie più piccole come questa. Ho avuto 11.000 euro di sconto, perché io questa l'ho pagata 14 e rotti, non mi ricordo, con il pack per portare la ricarica in AC a 11 kW e la wallbox inclusa. Ho dato anticipo pari a 0, quindi mi pago la mia bella ratina mensile. Fra 3 anni decido cosa farne. Ho dato 0 anticipo, percorro la maggior parte dei miei chilometri, la stragrandissima maggior parte dei miei chilometri in paese con questa. Quindi per me, Luigi Petruzzelli, questa è una situazione perfetta. E infatti io in questi 4.000 km non ho mai avuto nessunissimo tipo di problema. Nonostante mia moglie in questo momento in cui sto registrando sia incinta, siamo agli sgoccioli, e quindi dovendo lei partorire però a Foggia, io un po' di ansietta ce l'ho. Questa ansietta che cosa mi porta a fare? Che invece di scaricare la macchina e caricare tipo al 20, 25, 30%, nel momento in cui vedo che ho un 60, un 50%, scatta l'allarme e vado a caricare. Ma se non fosse così, io potrei tranquillamente arrivare al 10% prima di dover caricare, nel momento in cui dovessi averne bisogno, perché poi la sua, nell'auto elettrica, nel mondo dell'auto elettrica, la sua è proprio quello di comprarsela, averla nel momento in cui si ha a disposizione un box, una wallbox, una stazione di ricarica domestica che ti permette appunto quindi di fare i tuoi bei chilometrini, la notte torni, ricarichi un po' e il ciclo si ripete ogni giorno. Nel momento in cui si dovesse avere bisogno di fare delle tratte più lunghe, si vedrà. Quindi
Se invece veniamo, questo diciamo è quello che io penso in generale per l'auto elettrica. Se io fossi un rappresentante e dovessi fare strada tutti i giorni, sono sicuro che non prenderei in considerazione l'auto elettrica, salvo che non avessi la possibilità di acquistare auto come Tesla o Mercedes o Audi o insomma situazioni che hanno ben altre autonomie. Questo intendo, ben altre batterie, ben altre autonomie. Anche in questo caso però, perché dico questo? Non perché con questa auto o con batterie o con auto con batterie come questa un viaggio non si possa affrontare, assolutamente, anche perché le autostrade per fortuna sono stracolme di colonnine, quindi se tu non vivi il patema d'animo di doverti fermare ogni 200 km, puoi farlo anche con questa, tranquillamente. Però io con chiunque parli, la prima cosa a cui si pensa è ma quindi ogni 150-200 km mi devo fermare? Se vai su strada sì. Se ti metti a 100 in autostrada anche 250 km, sei spinto da dietro, però sì. Se hai la Tesla non sono 200, sono 250, 130. Se hai altre batterie non sono 250, sono 300, sono 350. Ma ti devi fermare. Cioè, se sei un mulo da combattimento alla guida che fai Gallipoli-Bolzano senza nemmeno una fermata per la pipì, l'auto elettrica non va per te. Il punto è chi è così. Cioè, anche io ho questo dubbio nel momento in cui penso a dovermi affrontare un viaggio per andare a Milano. Ma io vivo in paese, lavoro in paese, al limite me ne vado al mare sul Gargano, un'ora di strada la domenica d'estate. Quindi se dovessi mai aver bisogno, e non ce l'ho avuto per 35 anni, se dovessi mai aver bisogno di fare un viaggio di una notte intera, ma io sono sicuro che forse mi fermerei prima del bisogno che ha l'auto elettrica di ricaricarsi. E chi invece riuscirebbe a farsi 1000 km l'Italia intera in una tirata o con una sola fermata? Secondo me pochissimi. Quindi questa è solo una scusa, passatemi il termine, che usa chi non ne sa un cazzo di auto elettriche per dire che l'auto elettrica non va bene. Questo però non per dire che tutti hanno torto, perché per me oggi l'auto elettrica, per utilizzare l'auto elettrica bisogna scendere a dei compromessi, e i compromessi sono quelli della ricarica. Perché? Perché è vero che io, se voglio arrivare a Milano tranquillamente in autostrada, trovo colonnine ovunque. È anche vero però che se invece di arrivare a Milano voglio arrivare a Perugia, ti faccio un esempio, io devo uscire dall'autostrada e addentrarmi nell'Appennino. E lì che succede? Se invece di andare a Perugia voglio andare in una frazione inculata chissà dove, che succede? Quindi questo sempre per tornare a dire, l'auto elettrica secondo me te la devi cucire addosso. Nel momento in cui non dovessi avere esigenze particolari o avessi una seconda auto, l'auto elettrica è perfetta, perché non consuma un cacchio, e adesso vi faccio anche una stima dei costi, perché non ha bisogno di manutenzione, perché la guida è fluida in paese, non hai bisogno di cambiare marce, non hai bisogno di riscaldare il motore, non hai bisogno che il motore si riscaldi per riscaldare l'abitacolo. Ci sono infinità di vantaggi. L'unico svantaggio, vi ripeto, è proprio quello della ricarica, e quindi lunghe percorrenze sono un problema. Passiamo ad una analisi dei costi. Se avete visto dei costi di gestione dell'auto, per gestione non intendo assicurazione, tutto ciò che gira intorno, ma carburante. Il carburante di quest'auto è la corrente elettrica, quindi invece di parlare di litri parliamo di kilowattora. E ora facciamo una piccola analisi. Nei miei precedenti video, non so se avete avuto modo di vederli, comunque nei video in cui valuto il consumo dell'auto ci possiamo estrapolare il dato che in paese quest'auto, con temperature, anche se siamo a gennaio, ho avuto temperature
chiamiamole primaverili nel momento in cui ho realizzato quel test, quindi 13 gradi, con temperature primaverili, quest'auto in urbano, e non intendo un percorso di 10 km partito e arrivato, intendo un percorso di 10 km in paese, con semafori, incroci, start, stop, accelerazioni, rallentamenti, quindi tutto ciò che comporta la guida in paese. Non sto dicendo 10 km a 20 all'ora, l'auto parte, così farebbe 8 milioni di chilometri con una ricarica, secondo me. Ma io non mi sto riferendo a quello, mi sto riferendo a un percorso urbano reale, città, start e stop, semafori e tutto ciò che ne consegue. In quel caso quest'auto, perché io di questa posso parlare, mi ha consumato il 3% di batteria per percorrere 10 km, nemmeno pieno, però andiamoci non al netto ma al lordo. Quindi ostacolo vicino, ragazzi, questa è la prima volta che mi è capitato in diretta, non mi capiterà più. 3% per 10 km lordi, vi ripeto. Che significa 3% tradotto in kWh, considerando che quest'auto ha una batteria di 44 kWh lordi, di cui 40 utilizzabili, quindi netti. Il 3% di questi 40 kWh equivalgono a 1,2 kWh. 1,2 kWh per percorrere 10 km. 12 kWh per percorrere 100 km. Quindi la famosa percorrenza delle auto termiche, quanto fa? Consuma 7 litri per 100 km, consuma 8 litri per 100 km. Questa qui consuma 12 kWh per 100 km. In soldi, terra, in soldi, a quanto equivalgono 12 kWh? Dipende dove carico, perché se carico a casa io la corrente la pago materia energia 12 centesimi, 13, facciamo 15 per arrotondare, 15 centesimi più tasse diventano 20, 22, facciamo 25. Se io per fare 100 km pago 12, consumo 12 kWh, io consumo 12 per moltiplicato 0,25. Quindi io per fare 100 km, se non sto sbagliando i calcoli in questo momento, mi costa 3 euro. 100 km in paese, calcolati lordi, ricaricati a casa, mi costano 3 euro. Quindi io che ho fatto 4.000 km, di cui il 99% in paese, se con 3 euro faccio 100 km, con 30 euro ne faccio 1000, e con 120 euro ne faccio 4.000. Quindi il costo di quest'auto, scusate, il costo della percorrenza chilometrica di quest'auto per me, nel mio paese, con le mie temperature, il mio stile di guida, è stato di 120 euro per 4.000 km. Mettiamo che sono andato fuori qualche volta, ho caricato le colonnine fast a 90 centesimi, prego signora, non avere paura, non ti investo. A 90 centesimi, da 130 sono 200, ma sto facendo proprio dei conti alla cazzo, scusatemi. Voglio essere proprio larghissimo. 250 euro. Ho più che raddoppiato il costo di cui parlavo prima. 250 euro, 4.000 km non sono male. Considerando che io con la mia Delta 1.600 diesel, che su strada mi fa ancora i 20 km al litro, se ci metto 100 euro di benzina vado bene se faccio 1000, scusate, di diesel, vado bene se faccio 1000 km, ma li devo fare tutti su strada, perché in paese invece me ne fa 12 di km al litro, non 20, 12. Quindi questo è il punto del discorso. L'auto elettrica conviene se si ha una determinata situazione, non c'è nient'altro da dire, è così. Conviene se si usa per la maggior parte dei chilometri in
in urbano, conviene se si può caricare a casa. Io per esempio ho avuto anche, ce l'ho tuttora, in realtà ce l'ha mio padre, una Panda a metano. Ovviamente nel momento in cui io andavo, il ragionamento che facevo era questo: io vado il 99% delle volte a metano in paese, quindi cammino ad aria gratis, si può dire gratis. Se devo andare a Milano con la Panda e io non ho distributori di metano sull'autostrada, ma sti cazzi, metto la benzina. Quella volta che ho bisogno di andare in autostrada e di pagare di più il carburante, si chiami esso metano, si chiami esso benzina, si chiami esso kilowattora, non ce ne importa. Nel momento in cui bisogna andare fuori paese, visto che è una volta ogni 100, quella volta paga e non rompere i coglioni. Questa è la stessa cosa che dicevo io a me stesso, ed è la stessa cosa che ripeto io a me stesso in questo momento. Se io il 99% del tempo cammino a 3 euro ogni 100 km, quella volta che devo andare in autostrada a Bari mi affronto i 90 centesimi al kilowattora. Nel gioco del conteggio chilometrico totale sarò comunque in vantaggio. Facciamo un'altra prova. Mettiamo che io di questi 4.000 km abbia percorso 3.000 in paese e 1.000 su strada. Su strada il consumo... Giovane, vuoi entrare in macchina? Su strada il consumo di quest'auto, delle auto elettriche, parliamo alla lorda, come abbiamo detto prima, 25 kWh ogni 100 km. Ok? 25 kWh ogni 100 km su strada significa che tu quei 100 km, mettiamo che stai andando, quei 25 kWh, mettiamo che stai andando in autostrada, tu non li paghi 20 centesimi al kilowattora, ma li paghi 80 centesimi, 90 centesimi. Vogliamo arrotondare, facciamo conto pari, non sarà mai così. Li paghi 1 euro al kilowattora. Questo significa che per fare 100 km su strada mi costerebbe 25 euro. È tantissimo, manco avessi la Ferrari, è vero. Così. Ecco perché vi dico, nel momento in cui io dovessi fare 1.000 km, quei 1.000 km mi costerebbero 250 euro. Ma se io devo fare pure 1.000 km su 4.000, tutti ricaricati alle fast, io ho sbagliato a comprare l'auto elettrica. Questo è il discorso. Molto semplicemente, se tu devi fare strada sapendo di poter tornare a casa la sera e pareggiare con le ricariche domestiche, è un discorso, perché anche se l'auto consuma di più, tu comunque compensi un po' con il fatto che il kilowatt lo paghi sempre 20-25. Ma se tu devi fare tanta strada e devi caricare sempre solo le fast, dove pure con gli abbonamenti costa tanto, tu non devi prendere l'auto elettrica. Non devi rompere i coglioni a chi l'ha presa perché tu ti sei trovato male. Perché, perdonami, se tu hai comprato un'auto del genere e hai delle esigenze del genere, non ti sei informato tu. Hai sbagliato tu l'acquisto. Non è l'auto elettrica il problema, non è l'infrastruttura il problema. Sei tu il problema. Perché tu dovevi prima parlare e informarti con chi ne sa di più e capire se quello, anche a livello economico, lasciamo stare il tempo di ricarica, la fermata, diciamo che quelle uno se le accolla, ma a livello economico, se a me costa più della benzina, perché dovrei prendermi l'auto elettrica? Mi costa di più, mi costringe a fermarmi più spesso per più tempo. Ho il dubbio della colonnina, se funziona, se non funziona, se è libera, se... Auto elettrica non conviene. Se devi fare strada non conviene. Questo è il mio parere, da possessore di auto elettrica, da non contrario assolutamente all'auto elettrica, da non talebano dell'auto elettrica. Però io stesso, quando fra 3 anni finirà il periodo di leasing, la mia Delta avrà più di 300.000 km. Se non avrò la seconda auto a disposizione, io lascerò l'elettrico, molto probabilmente tornerò sul termico, se quella sarà la mia unica auto.
perché per me, che sto per avere un bambino, che magari avrò bisogno di andare al mare in maniera più sicura in che senso? Nel senso che se voglio arrivare a Gallipoli, io non lo so se ci arrivo con la C3, non lo so proprio, perché, o meglio, se ci arrivo trovando nel percorso colonnine fast, non lo so, e anche trovandole, le trovo libere d'estate, scendendo in Puglia, che sappiamo essere una super meta turistica con poca infrastruttura. Cioè io posso arrivare a Gallipoli con un bambino in macchina e 40 gradi all'ombra, sperando di trovare la colonia libera, e anche in quel caso stare fermo mezz'ora. Cioè, capite qual è il discorso? C'è chi vuole, chi non vuole, c'è chi può, chi non può. Ammesso che tutto funzioni come deve funzionare, lo fai? Boh. Cioè io se dovessi andare adesso a Gallipoli andrei con la Delta, basta. E la mia auto elettrica, che amo guidare e amo lei in sé, perché mi piace davvero tanto, me la guido in paese, ci faccio piccole distanze, ci vado da solo, farò dei test, ho voglia di fare dei test su lunghe percorrenze con degli amici, riprendo, vi faccio vedere un po' come va la cosa, scoprendolo io in prima persona. Ma più di questo no, cioè un conto è divertirsi e giocare, un conto è farlo con delle esigenze. Un bambino piccolo in macchina magari è un'esigenza a cui io non voglio rispondere con vabbè andiamo e facciamoci il segno della croce e speriamo che va bene. Io voglio rispondere con parto da A, arrivo a B, così, basta. Ora come ora, per me, le infrastrutture non sono sufficienti, il modo in cui vengono gestite non è sufficiente, perché noi consideriamo anche che io mi trovo in Puglia, ma ho visto che questa stessa cosa avviene più o meno ovunque. Comunque, gli stalli, io il 90% delle volte li trovo occupati. Cioè io quando vado a farmi la ricarica fast, perché ho bisogno di farmi la ricarica fast, devo per forza andare al McDonald's di mattina, perché se io passo al McDonald's di pomeriggio o di sera, che è pieno, gli stalli sono occupati, ma 99%. Se uno venisse nel mio paese, a Cerignola, per visitarla, non è turistica, ma ammesso che uno volesse visitare Cerignola, avesse l'auto elettrica e venisse da Bari, a Cerignola ci sono tantissimi, è sorprendente, ci sono tantissimi punti di ricarica, ma quelli che si trovano al centro sono tutti occupati da termiche, sempre. E questo che significa? Che il mondo elettrico, comunque vuoi non vuoi, sarà sempre penalizzato, perché io fra 3 anni terrò in considerazione il fatto che gli stalli non vengono liberati dai vigili. Terrò in considerazione il fatto che se li chiami non vengono, che non dovresti nemmeno chiamarli, perché ci troviamo in centro, ci passano davanti, vabbè, siamo a Cerignola. Non so cosa succede fuori, ma siamo a Cerignola e ho detto tutto, come dice Totò. Quindi, auto elettrica sì, se. E ho detto tutto.